Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti, eccolo qua, benvenuti anche dal mio gatto tigrato europeo di 3 anni, Michelangelo. Ciao amore mio, tu non devi mancare mai. Vi chiedo scusa per la voce, ma non posso fare diversamente, ho qualche male di stagione. Benvenuti quindi, ripeto, e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento. Finalmente mi è arrivata la consegna da Centauria in edicola, sono già al numero 10 e io solo oggi, o meglio ieri è impossibile perché era domenica, abbiate pazienza, faccio tutto io. Quindi sabato ho ricevuto le uscite, ma la voce era peggio e quindi ho preferito non fare alcun video e ho fatto l'abbonamento, però attenderò l'uscita del prossimo pacco. Vediamo come sono allineato con l'edicola. Se sono troppo indietro faccio che disdire l'abbonamento perché non mi conviene a questo punto e continuerò con l'edicola. Questa è la Ferrari 330 P4, per molti ritenuta l'auto da corsa più bella di sempre, e soggettivo ovviamente, è indubitato che è una bellissima macchina, e la vincitrice insieme a altre due Ferrari della 24 ore di Daytona del 1967, sto leggendo, davanti alla Ford GT40 MK2 e quindi per Henry Ford è stata una disfatta perché si pensava che potesse vincere lui, mentre invece c'è stata una bellissima tripletta, e io ci tengo a leggere appunto i nomi di coloro i quali hanno tagliato il traguardo con tutte e tre le Ferrari. La 330 P4 numero 23, che stiamo appunto facendo la collezione, condotta da Chris Amo e Lorenzo Bandini, che vince la gara davanti alla P4 berlinetta numero 24 di Mike Parkes e Ludovico Scarfiotti, e terza è la 412P numero 26 di Pedro Rodriguez e Jean Glichet. Ecco qui, era giusto leggere i nomi delle persone che hanno reso ancora di più famosa questa auto. Andiamo a vedere insieme. Ho il numero 6, il numero 7 e il numero 8. Voi li avete già montati e avete fatto benissimo. Ecco qui. All'interno abbiamo il blocco motore di destra e il motorino di avviamento con una serie di viti AP in cavo. Non è questo, è questo. Abbiamo questo lato destro del blocco motore che è tutto in metallo. È fatto molto bene, non ci sono incertezze nella lavorazione, questo mi piace. Poi andrò a farvi vedere tutto nello specifico quando farò i video di montaggio. Abbiamo questi 4 pezzi di plastica che poi completeranno il motorino d'avviamento. Ecco qui. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale.
Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto, e infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Spero di riuscire a portare a termine questo video e quelli del montaggio, perché devo dire che la voce mi è altresì peggiorata. Passo all'uscita numero 7. La testata destra e le candele. I montaggi mi sembra che siano spiegati molto bene. Ci servirà poi una delle due bobine a spinterogeno che serviranno poi per il completamento del motore. Una l'abbiamo fatta, l'altra la faremo successivamente, e poi abbiamo qui gli spezzoni da produrre da questo cavo candele. Io ho letto un po' di commenti in merito a questo cavo. Allora, c'è chi dice che è troppo grosso, c'è chi lo ha fatto da 1 millimetro, questo è 1,5 millimetri, e però adesso io non ho nulla di certo da dire, però ho fatto 2 prove. Sono andato, come vi ho detto, a misurarlo, perché vi ho dato la misura, è 1,5 millimetri. Forse prima ho detto 1,5 centimetri, ovviamente se l'ho detto ho sbagliato. La scala è 1:8. Per molti di voi, come per me, è ovvio sapere che se è 1:8 vuol dire che ogni parte del motore, nonché di tutto il modello, è 8 volte più piccolo della macchina reale. Se questo è 1,5 millimetri, io sono andato a riprodurmi questo tubo di carta che è diventato di 12 millimetri, 1 centimetro e 2 millimetri. Verosimilmente, considerando anche l'età, si potrebbe pensare che il tubo sia davvero così grosso. Ci sono invece quelli che poi magari lo hanno fatto da 1 millimetro e da 1 millimetro in scala 1:8 e ovviamente 8 millimetri, e c'è una bella differenza. Io penso che questo vi sia davvero troppo piccolo per pensare che venissero usati, soprattutto nel 67, quando la casa di Maranello era veramente agli inizi, era una piccola casa costruttrice e non certo quello che è oggi. Quindi ecco, io direi che non saprei se veramente una macchina del genere monta dei tubi candele, dei cavi candela da 1,2 centimetri piuttosto che da 8 millimetri. Però 8 millimetri è veramente piccolo. Quindi vedete voi cosa fare, ragazzi. Io manterrò questo tubo qui da 1,5 millimetri e farò così il montaggio. Peccato che c'è veramente poco da leggere, ma non è una macchina che, oltre a quelle vittorie, ha fatto tantissima altra storia, per cui consideriamo che anche se abbiamo mezza pagina più un'altra mezza pagina, fa una pagina per 110 uscite, avremo 110 pagine. Una cosa che mi sono sentito di dire già in altri video e che sarebbe bello si potesse fare è produrre in mezzo alla collezione uno o più fascicoli, massimo penso 3 o 4, ogni fascicolo ha 8 pagine, e dove andare a mettere solo la storia del modello, dell'auto, mentre invece nei fascicoli solo e esclusivamente le fasi di montaggio. Io penso che sarebbe molto più carino tenersi dei fascicoli con la storia proprio dell'auto,
o del modello che è stato riprodotto, moto o camion che siano aerei, e secondo me molti avrebbero più voglia di leggere quella che è la storia che ha portato il modello che stiamo costruendo a essere quello che è, perché va letta. Questa è la testata destra del motore. Ecco qui i collettori 6 cilindri, poi ovviamente nella sinistra ci saranno gli altri 6. Mamma mia, come sono messo male con sta voce, ragazzi. Queste sono le candele. Stavo guardando una cosa. Ne abbiamo 16, ce ne hanno date in più. Attenzione anche a ridurre troppo il cavo, altrimenti poi fate fatica a inserire i perni delle candele all'interno. Poi ci sono queste pinzette che non servono assolutamente a nulla, le danno anche in altri modelli. Ce le dessero almeno un paio come si deve, oppure non ce le dessero proprio. Ecco qui, controllate solo che ci sia la lettera R sotto, perché possono anche sbagliarsi, può succedere. E questa qui è la flangia dei collettori di aspirazione. Passo quindi all'ultimo numero di questo secondo invio ricevuto. Il mio amore entra e esce quando vuole, perché lui è il protagonista vero e proprio. Vero, amore mio? Iniettori, collettori. Vabbè, hanno sbagliato a scrivere, hanno risparmiato su una lettera. Chissà se ne sono accorti. E coperchio valvole di destra. Qui abbiamo tutto in plastica. Anche qui ogni collettore è contrassegnato con la lettera R destra, più ho visto che uno ha anche un numero. Qui abbiamo R1. Questi sono gli iniettori. Il coperchio della copertura valvole del lato destro. Molto carino. Fate attenzione a cambiare i colori, considerando sempre che ognuno del proprio modello fa quello che vuole, perché non è vero che era grigio sotto il pezzo che abbiamo messo sul cambio, e come lo hanno verniciato loro, così come anche le bobine a spinteroge non sono nere, poi sono state fatte anche poi successivamente in bachelite rossa, ma guardate che c'è stato uno studio prima di poter fare questo modello. Poi, per carità, ognuno è libero di personalizzarselo a suo piacere, questo è un altro fatto. Questo è un piccolo dettaglio del coperchio delle valvole.
Bene, io direi che vi ho fatto vedere quello che mi è arrivato e ho finito. Adesso vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video di montaggio. Seguite anche la playlist, ci sono altri video. Mi raccomando, sapete che il canale di Michele Armonica non si limita solo a montaggio, ma cerca di dare una mano dove possibile a far sì che non si possano commettere errori. Però voi considerate sempre come prima cosa le istruzioni. Se poi trovate che da quello che dico ci può essere qualcosa che vi può servire, lo usate, altrimenti assolutamente no. Un abbraccio e un saluto a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Da me e il mio amore Michelangelo, per adesso è tutto. Ciao amore mio. Mi vuoi mordere? Ciao. Ciao ragazzi. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Non mi fa male. Vuole giocare. Ciao a tutti ragazzi. E mi raccomando, se riuscite e avete voglia soprattutto, condividete i miei video nei gruppi dedicati perché mi serve tantissimo. Ciao a tutti.